Benvenuti a tutti, oggi faremo la focaccia genovese con la farina Petra 5037. Ingredienti: 475 g di farina, 300 g di acqua a temperatura ambiente o tiepida in inverno, lievito secco 8,5 g, sale 11 g, olio 32 g, mi raccomando extravergine d'oliva, e malto d'orzo 7 g. Come prima cosa meschiamo il lievito secco all'interno della farina in modo tale da uniformare il composto. Poi partiamo con un'altra ciotola, mettiamo tutta l'acqua e aggiungiamo un pochino di farina, qualche cucchiaio. Iniziamo a mescolare e come prima cosa dobbiamo assolutamente cercare di togliere tutti i grumi della farina, quindi crea una bella pastella. Fatto questo, possiamo aggiungere qualche altro cucchiaio di farina, quindi aggiungete sempre poco alla volta la farina e riprendiamo a mescolare cercando di sciogliere anche in questo caso tutti i grumi che si possono venire a formare. Io mi aiuto con un leccapentole in modo tale che poi posso anche raccogliere meglio la farina che è intorno alle pareti della ciotola. Vedete, andiamo avanti, mescolare e aggiungere poco alla volta, direi 3-4 cucchiai per volta. Quando avete raggiunto un composto abbastanza, ancora molto liquido, si aggiunge il sale. Questo ci aiuta poi dopo per creare la maglia glutinica. E poi ho aggiunto anche tutto l'olio e il cucchiaino anche di malto d'orzo. Se non avete il malto d'orzo va benissimo anche il miele oppure un cucchiaino di zucchero. A questo punto si mescola in modo molto energico. Questo ci aiuterà poi a formare una bella maglia glutinica e quindi ci aiuterà poi nella lavorazione dei passaggi successivi. Cercate di mescolare almeno 3 o 4 minuti in modo molto rapido. È un po' faticoso a mano, ma porta degli ottimi benefici poi in fase di impastamento. Vedete che continua, adesso ovviamente qua ci sono i tagli, però diciamo che abbiamo mescolato abbastanza, diversi minuti. A questo punto aggiungiamo tutta la restante farina e si cerca di incorporare tutto quanto. Sempre dall'esterno verso l'interno, quindi portate la pasta esterna verso l'interno. Continuate aiutandovi magari col cucchiaio con il leccapentole come ho fatto io, poi a un certo punto potete iniziare a procedere anche manualmente. Vedete come porta dall'esterno verso l'interno l'impasto. Questa procedura deve continuare per circa una decina di minuti. Vedete che dopo 10 minuti l'impasto praticamente è diventato molto liscio. E si va avanti in questo modo. Poi lasciate riposare, lo coprite, lo lasciate riposare per una ventina di minuti. Trascorso i 20 minuti l'impasto si è rilassato e vi permette di andare quasi a chiudere l'impasto, perché vedete com'è bello liscio. Quindi continuate per qualche minuto,
proprio a questo punto pochi minuti, un paio massimo. Continuate in questo modo fino a ottenere l'impasto bello liscio. Mettiamo l'impasto spolverando un po' con un po' di farina, lo schiacciamo e facciamo qualche piega. Io uso sempre il solito metodo, i pollici. Cercate di fare un panetto abbastanza allungato, non deve essere in questa fase una palletta, ma deve essere proprio un panetto un po' allungato. Cominciate a dare la forma della teglia praticamente. Lo si copre con della pellicola e poi con un pannetto, uno strofinaccio, un canovaccio, una cucina, per tenerlo al calduccio per una trentina di minuti. Vedete che dopo i 30 minuti l'impasto è lievitato già, sta già iniziando a lievitare, e si fa lo staglio. Nel mio caso ho fatto due teglie da 35x25, quindi diciamo le dosi che ho indicato sono per questo tipo di teglia. Facciamo una piega, proprio semplicemente una piega per ogni panetto, e gli cerchiamo di ridare sempre un aspetto più o meno rettangolare. Questo sempre perché poi ci aiuterà a sistemarlo in modo migliore all'interno della teglia. Copriamo nuovamente, sempre con la pellicola e col canovaccio per tenerlo al calduccio per altri 30 minuti. A questo punto dobbiamo mettere dell'olio sulla teglia. Io mi aiuto con un pennello per distribuirlo in modo ottimale anche nei bordi. Vedete che dopo i 30 minuti nuovamente l'impasto è bello lievitato, si sta gonfiando veramente in modo ottimale. Sì, qua fate attenzione, cercate di non rompere la pellicina dei panetti, e si passa a schiacciarlo e stenderlo col mattarello. Quindi si fa col mattarello brevemente, in modo anche abbastanza rapido. Cercate di stenderlo e dargli la forma delle dimensioni della teglia. Quando avete ottenuto le dimensioni corrette, passate l'impasto senza cercarlo di stropicciare sopra alla teglia e lo stendete fino ad arrivare ai bordi. Anche se magari non arrivano perfettamente ai bordi, in questa fase non è un problema. Aggiungete un po' di sale per non far seccare la parte superiore della focaccia e mettete a lievitare per 30 minuti. E poi aggiungete dell'acqua, dell'olio e cospargete in ottimale. Poi fate i classici buchetti con le dita e lasciate lievitare per 60 minuti. Poi in forno si cuoce a una temperatura di 220-240 gradi per circa 12-14 minuti. Poi cercate di rendervi conto poi anche voi in base al forno che utilizzate. Questo è il rumore della focaccia. È veramente squisita. Consiglio questa farina per fare la focaccia genovese perché è veramente ottima. Se vi è piaciuto il video, registratevi al canale e mettete un bel like. Ciao!